Andate alla linea 37, lì trovate quella citazione che non ho messo alla linea 18. Samuele esclamò: il Signore forse gradisce gli olocausti e i sacrifici come obbedire alla voce del Signore? Ecco, obbedire è meglio del sacrificio. Essere docili è più del grasso degli arieti, poiché peccato di divinazione, rendetevi conto quello che sta dicendo, peccato di divinazione è la ribellione, e iniquità e terafim l'insubordinazione. Perché hai rigettato la parola del Signore, egli ti ha rigettato come re. È la martellata sui denti che Samuele dà a Saul. Però quello che a noi interessa sono le righe precedenti, e cioè obbedire a Dio è importantissimo, più del sacrificio, più del grasso degli arieti. Dio gradisce. E questo verbo gradisce in greco è lo stesso verbo che trovate alla linea 26, se volete alla linea 29. Chi venera Dio sarà accolto con benevolenza. Quel sarà accolto è il verbo dexesetai, che trovate alla linea 26, cioè il verbo decomai, che vuol dire accogliere in maniera gradevole. Io vi faccio un dono, tu gradisci questo dono. In greco si adopera per dire questo sentimento il verbo decomai. Allora il Signore forse gradisce gli olocausti e i sacrifici? Risposta: no. Gradisce l'obbedienza, come gradisce Serapeuon en Eudochia, dexesetai, cioè colui che si prende cura con gradimento è gradito, con benevolenza è gradito, con beneplacito è gradito. Teniamo presente dunque che colui che obbedisce è gradito a Dio. Mentre invece c'è un'aggiunta all'epoca del Siracide, tra il Siracide nonno e il Siracide nipote. Siracide nonno scrive il testo in ebraico nel 180, il Siracide nipote lo traduce nel 132. A metà strada, nel 164, viene pubblicato il libro di Daniele. Cosa trovate nel libro di Daniele? Siamo alla riga 46. Potessimo essere accolti con il cuore contrito e con lo spirito umiliato, come olocausti di montoni e di tori, come migliaia di grassi agnelli. Tale sia oggi il nostro sacrificio davanti a te, e ti sia gradito, un'altra volta viene fuori il verbo decomai, perché non c'è confusione per coloro che confidano in te. Traduciamo. Daniele rappresenta un ebreo che si trova a Babilonia. A Babilonia non c'è il tempio, non si offrono né capre, né pecore, né tori. E allora Daniele, che sta pregando, dice a Dio: accetta la nostra situazione di umiliazione, siamo schiavi. Accetta il nostro pentimento, il cuore contrito, come olocausti di montoni e di tori, come migliaia di grassi agnelli. Chi è che diventa il sacrificio al posto dei montoni, dei tori e dei grassi agnelli? Le persone che vivono in questa situazione difficile e che sono pentiti delle loro colpe. In questo caso il sacrificio è la persona.
Questo concetto viene ribattuto più tardi dal libro della Sapienza. In questo caso non è più la persona umiliata e pentita che viene accolta da Dio come sacrificio. C'è un'altra categoria. Siamo alla linea 51. Per una breve pena riceveranno grandi benefici, perché Dio li ha provati e li ha trovati degni di sé. Li ha assaggiati come oro nel crogiuolo e li ha graditi come un olocausto. Chi sono costoro? Sono coloro che sono stati perseguitati da Cleopatra. Cleopatra, tra un'avventura amorosa e un'altra, ha sferrato un attacco contro gli ebrei e ha ucciso non i vecchi, perché tanto quelli si arrangia la morte a portarseli via, i giovani. Quindi ha praticamente distrutto una generazione ebraica. L'autore del libro della Sapienza ragiona così, dice: hanno vissuto poco queste persone, questi martiri? No, perché la vita non si misura sulla lunghezza degli anni, ma sull'intensità. E questi hanno vissuto intensamente, quindi hanno vissuto tutto in poco tempo. E Dio ha permesso che venissero tolti così. Però questi martiri, che valore hanno davanti a Dio? Eccolo qua. Per una breve pena, li hanno decapitati, riceveranno grandi benefici, perché Dio li ha provati e li ha trovati degni di sé. Li ha assaggiati come oro nel crogiuolo e li ha graditi come un olocausto. Dunque, nel secondo secolo e nel primo secolo avanti Cristo, qual era il concetto? Il concetto era questo. Il vero atto di culto è l'obbedienza a Dio. La persona è l'elemento del sacrificio, Lui è il sacrificio. Chi sono queste persone? 3 categorie. Gli umiliati, i contriti di cuore, i martiri. Queste 3 persone costituiscono un sacrificio. Ognuna di queste è un sacrificio. E allora il Siracide, pensando a questo concetto, fondamentalmente dice così: colui che sacrifica pescando i sacrifici, gli elementi dei sacrifici dai beni dei poveri, cioè da un atto di ingiustizia, lui non è un sacrificio gradito a Dio come colui che è umiliato, come colui che è martire, come colui che è pentito, ma costui diventa davanti a Dio una offerta, prosfero, una offerta che prende in giro il Padre Eterno, che irride Dio, e oppone a questo tizio che troviamo alla riga 24, che corrisponde all'inizio del testo, linea 90, oppone a costui un altro personaggio, quello che trovate alla linea 26, cioè a conclusione del testo, il therapeuon. Therapeuo vuol dire servire, oppure prendersi cura. Non vuol dire guarire. Vado a farmi una terapia. Lui è uno psicoterapeuta. Questo è già indice di guarigione, fare una terapia, prendersi cura. In fondo però fare una terapia vuol dire prendersi cura. In greco terapeuo vuol dire servire o prendersi cura. Costui chi sarebbe? Sarebbe quello, lo vedremo dopo, che si prende cura degli ultimi della società ebraica, gli orfani e le vedove. Colui che si prende cura di queste persone, lui è accetto, viene adoperato lo stesso verbo, dechomai, come fosse un sacrificio. E allora voi avete all'inizio e alla fine del testo questi 2 personaggi che sono opposti.
Il primo è quello che sfrutta la gente, la opprime, imbroglia, è violento, e coi beni che ricava da questa attività fa dei grandi sacrifici a Dio. E il Siracide dice, è come se uccidesse il figlio davanti agli occhi del padre. Non solo, ma lui stesso, davanti a Dio, lui è un'offerta sacrificale che prende in giro il Padre Eterno. Mentre invece, colui che si prende cura di questi disgraziati, quello è accetto a Dio, sottinteso, come un sacrificio. Ecco, dentro a questa specie di estremizzazioni si trova il nostro testo. E allora una traduzione dovrebbe essere così, non a linea 27 o linea 90, non sacrificare il frutto dell'ingiustizia è un'offerta da burla, ma colui che sacrifica il frutto dell'ingiustizia è come un'offerta che irride Dio. Questa è la traduzione. Adesso capite perché qualche volta il Vaticano si arrabbia con me. Io non so che dire, ogni tanto mi arriva qualche parolaccia, dico, ma ragazzi, non è colpa mia. Il testo è un assoluto. Prima c'è Dio e poi c'è il testo biblico. Poi c'è il Papa. Questo non lo dico io, Lo dice la Costituzione dogmatica Dei Verbum, Costituzione del Concilio Vaticano II. Vi è chiaro il concetto? Non attribuitemi pensieri troppo alti. Io sono un facchino della cultura, non sono un pensatore così geniale. E quindi dico, dobbiamo sottostare al testo, qualunque cosa dica, che a noi piaccia o non piaccia, è il testo che comanda, non il buon senso. Se il testo dice rosso, bisogna dire rosso. Poi sarà affare vostro spiegarlo, non mio. Il mio compito è capire ciò che è scritto. E in questa maniera dunque noi rispettiamo questo participio presente e diamo anche il giusto valore alla frase, perché i tedeschi soprattutto avevano fatto un altro tentativo di traduzione, avevano mantenuto in piedi il participio, Sisiazon, colui che sacrifica il frutto dell'ingiustizia, poi hanno messo il verbo compiere, fare, machen. Però mi rovinano allora la seconda parte, perché nella linea 24 la quarta parola, prosforà, è al nominativo, non all'accusativo. Quindi non posso mettere il verbo compiere, perché il verbo compiere richiede un complemento oggetto e prosforà non è un complemento oggetto, è un nominativo. E quindi ci sono tanti elementi che ci fanno capire che il Siracide sta facendoci così. E se noi siamo svegli, riusciamo a dire anche noi, mi sono accorto di quello che hai voluto dire. Se invece siamo un pochettino gnocchi, traduciamo sacrificare il frutto dell'ingiustizia in offerta da burla. Sono cose che succedono, Sì, non pensiate che questi signori che hanno tradotto siano degli scemi e io sono un genio. No, io ho avuto modo di lavorare un po' di tempo di più sul testo e quindi l'ho capito meglio, tutto lì. Ma anche chi ha tradotto ha una grossa capacità, solo che in questo caso ha toppato come può capitare a chiunque. Allora cominciamo col dire che il nostro testo, quello che adesso esamineremo, si trova proprio dentro a queste due opposizioni. C'è questo ricco che ordina tante messe, tanto per fare una trasposizione culturale, e c'è un povero gramo che non ha neanche un boro, però quando può dà una mano agli ultimi. Dà una mano agli ultimi.
E il Siracide dice: il primo è un qualche cosa che prende in giro il Padre Eterno, è un'offerta da burla. Il secondo invece è accolto dexesetai en eudochia, cioè è accolto come un sacrificio con compiacenza o nella compiacenza di Dio. E allora capite che anche la linea 29 deve essere ritradotta. Non si può dire chi venera Dio. Serapeuo vuol dire prendersi cura. E se voi date un'occhiatina al foglio numero 3, andate alla linea 136. Dio, soggetto, non è parziale con nessuno contro il povero. Anzi, ascolta proprio la preghiera dell'oppresso. Non trascura la supplica dell'orfano né la vedova quando si sfoga nel lamento. Non trascura la vedova quando si sfoga nel lamento. Le lacrime della vedova non scendono forse sulle sue guance e il suo grido non si alza contro chi gliele fa cadere? Serapeuon, colui che si prende cura di chi? Di Dio? Praticamente, se Dio fa così, colui che si prende cura di questa gente fa come il Padre Eterno. Quindi questo Serapeuon è un imitatore di Dio, per questo Dio lo accoglie, è uno fondamentalmente che obbedisce Dio. Allora lo accoglie come fosse un sacrificio. Non dunque chi venera Dio, è un'interpretazione sbagliata di Serapeuon, ma colui che si cura degli ultimi sarà accolto, sottinteso come un sacrificio, con benevolenza, con gradimento. Eccolo là. E anche qui abbiamo sistemato le cose. Adesso che abbiamo svelenito il testo e comprendiamo dentro a quale logica si muove il Siracide, adesso possiamo anche affrontare il testo. Questo testo, siamo alla linea 62, è un testo articolato in una maniera eccezionale. Io lì vi ho fatto lo schemino. È articolato in 3 blocchi, sono 3 strofe irregolari. Ogni strofa, A, B, A', poi vi spiegherò perché ho scritto così, è a sua volta articolato in 3 parti. La prima strofa sviluppa nella prima parte il principio teologico, linea 64, poi c'è una riflessione sapienziale, poi c'è una riflessione morale. Nella seconda strofa riprende la riflessione morale, sviluppa un principio teologico e conclude con una riflessione sapienziale. La terza strofa, stesso gioco di aggancio, incomincia con la riflessione sapienziale, poi c'è la riflessione morale e chiude con il principio teologico. Ora provate ad osservare dove si colloca strategicamente la parola eudochia, compiacenza. Si trova nella prima parte della prima strofa, si trova nella seconda parte della terza strofa, si trova nella terza parte della terza strofa. Capite che questo non è un testo che è venuto giù gratis, una sera soffriva di insonnia e si è messo a scarabocchiare. Questo è un testo pensatissimo, lo ha pian piano intessuto nella carta o nella pergamena, perché una disposizione tale della materia è veramente un capolavoro per loro, per noi forse è noioso, ma per loro era un capolavoro. E se notate anche in questa struttura, voi avete nella prima strofa un tema che è il sacrificio dell'ingiusto, è l'ingiusto, è l'oppressore, in greco dovrebbe essere
l'adikos, ha senza giustizia. Poi avete nella seconda strofa una specie di principio. Lui enuclea quelli che sono le equivalenze e dice, per esempio, chi osserva la legge moltiplica le offerte, chi adempie i comandamenti offre un sacrificio, chi serba riconoscenza offre fior di farina, chi pratica l'elemosina fa sacrifici di lode. Cioè comincia a dire, signori miei, il culto non è offrire 1000 agnelli per il perdono dei peccati, quando quegli agnelli li hai comprati con soldi estorti dai poveri. Cioè prima fai l'ingiustizia, ti arricchisci come un porco, dopodiché con il rimorso, con quei soldi chiedi perdono a Dio. Capite l'ironia dove sta, no? E anche il giudizio severissimo. Questo è il concetto che viene espresso nella prima strofa. Nella seconda strofa si dice, guardate che il vero culto è osservare i comandamenti, è avere riconoscenza, è praticare l'elemosina, l'osservanza di tutta la legge. Nella terza strofa c'è il personaggio inverso, opposto all'ingiusto. E infatti incomincia subito dicendo, linea 120, l'offerta del giusto arricchisce l'altare, il suo profumo sale davanti all'Altissimo, e non sai se è il profumo del giusto o il profumo dell'offerta. Il sacrificio dell'uomo giusto è gradito, il suo memoriale non sarà dimenticato. Fra parentesi, la linea 122, quel è gradito contiene quel famoso verbo decomai di cui parlavamo prima. Se notate, la parola giusto nello spazio di 4 righe vi viene fuori 2 volte. È come se dicesse al lettore, Nini, hai capito di chi sto parlando? Per cui voi avete, siamo allo specchietto della linea 64, avete nella prima strofa l'ingiusto, nella seconda strofa le equivalenze e nella terza strofa la presentazione dell'opposto del giusto. Ecco perché voi trovate sulla sinistra A, B, A'. Dov'è la cosa più importante? In uno schema concentrico al centro. E quindi di queste 3 strofe la cosa più importante la trovate dal capitolo 35, versetto 1 al versetto 4. Noi abbiamo fatto una specie di acqua tiepida di esegesi del testo. Adesso possiamo leggerlo perché sappiamo come è impostato.